Ciao a tutti, amici dello Scorpione. Benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami Scorpione, tendenze energetiche e affettive per la prima metà di dicembre 2023. Abbiamo la torre, amici dello Scorpione. Caduta di qualche idea, di qualche realtà, di qualche situazione potrebbe anche essere. Quando c'è la torre si tratta normalmente di questioni legate al proprio ego e normalmente sono anche eventi inaspettati, diciamo che ci manda l'universo per reindrizzarci. È una carta di reset. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse proprio nulla o se voleste completare il vostro messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere. E per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida e la trovate sotto nella descrizione del video. Sempre nella descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi e lo vedete anche scritto qui. In questo periodo sto pubblicando le previsioni per il primo semestre del 2024, sono 4, una in generale, una è sulla crescita spirituale, una sull'amore e gli affetti e l'ultima sarà poi sul lavoro e l'economia. Trovate comunque sempre tutto nelle playlist del canale. Bene, ecco, la prima carta è un bel matto, devo dire. Il matto è una carta di forte energia, propulsiva, mi verrebbe da dire, ma è una bella energia, un'energia ingenua anche un po', se vogliamo, genuina, pura, pulita. Poi proseguiamo con l'8 di pentacoli, un 5 di spade, la regina di pentacoli, un 9 di bastoni, un cavaliere di spade e un fante di pentacoli. Dunque, come vi dicevo, si parte con questo matto. Il matto ha questa forte energia di spinta in avanti, normalmente è una carta di inizio, ed è anche una carta di qualcuno che osa far qualcosa. C'è anche un 8 di pentacoli, è come se si iniziasse qualche cosa e può essere un progetto lavorativo, magari di coppia, magari di famiglia. Adesso dipende da come vibri poi la lettura. Però con questo 8 di pentacoli c'è un qualche cosa che, come dire, diventa concreto, comunque ci si applica con concretezza. Adesso andiamo a vedere carta per carta. Partiamo dal matto. Abbiamo il giudizio e una regina di coppe. Allora, il giudizio può riguardare una presa di consapevolezza, come se qualcuno si fosse reso conto di qualche cosa e ad un certo punto avesse fatto una scelta piuttosto impulsiva, devo dire. Può far riferimento questo giudizio a una chiamata che arriva, a una notizia o anche a una persona, ragazzi, che non vedete da tanto tempo. Potrebbe essere anche una persona del passato per qualcuno. Se invece, per dire, vibrasse di più come una questione familiare, ho l'idea che è come se qualcuno trasformasse l'idea che ha della propria madre. Adesso andiamo a vederlo piano piano. Allora, 8 di pentacoli, 4 di bastoni e giustizia al contrario. È come se nella prima settimana di dicembre ci fosse tanto lavoro da dover fare,
per riuscire a ristabilire un contratto o una stabilità o un equilibrio. Tenete presente che con la carta della giustizia al contrario si può parlare di rottura di contratti. Anche il 4 di bastoni è una carta di accordi di contratti e del contrario poi abbiamo la torre. C'è qualche cosa nel quotidiano, vi dico, l'8 di pentacoli normalmente è la carta del lavoro, però siccome questa è una stesa per le relazioni e gli affetti, ho come l'idea che ci sarà un bisogno, diciamo, di applicarsi con costanza, con diligenza, sapete quando si dice, cioè una piantina per crescere bene deve essere innaffiata giorno per giorno. Ecco, è un po' questo. È come se ci fossero, ehm, se ci fosse la necessità di nutrire questo qualche cosa giorno per giorno. Per qualcuno ho come l'idea che non verrà riconosciuto tutto il lavoro che state facendo, sia all'interno della coppia, sia all'interno di una famiglia, ipotesi. Andiamo a vedere il 5 di spade. Perché il 5 di spade è una carta di confusione mentale, è una carta di lotte, è una carta di litigi, è una carta di eh, ego anche. È spiegata da un re di spade e da un 7 di pentacoli. Guardate ragazzi, ho come la sensazione che perché sia la giustizia che il re di spade tagliano. Qui c'è da ripristinare un nuovo ordine. Ho come la sensazione che qualcuno, mm, magari per questioni di insicurezza, però abbia bisogno di sentirsi in grado di gestire o una persona nello specifico o una situazione. Andiamo a vedere la regina di pentacoli. Si sono girate tutte queste, ve le faccio vedere ma non le tiro su. Sole, 6 di pentacoli, 8 di coppe, fante di bastoni, 5 di spade, 3 di pentacoli. Ok, andiamo a vedere la regina. Un'altra volta la regina di denari e un papa. Ragazzi, qui sento che c'è come un bisogno di ripristinare un certo equilibrio. Può essere che la torre sia, mi viene da dire nel passato, perché almeno fino ad adesso, però è come se a causa di questa torre ci fosse il bisogno di ricalibrare le cose, di rioccuparsi delle cose pratiche proprio, sia all'interno della famiglia sia all'interno della relazione, ipotesi. Ah, per quello che riguarda le previsioni dei single, le farò più avanti e se siete single le potete integrare con questa lettura. Andiamo a vedere il 9 di bastoni. Morte e mago. Dunque ragazzi, qui credo che la questione per qualcuno sia anche economica. È come se ci fosse qualche cosa che nel quotidiano non vi fa stare in equilibrio, se non è economica e pratica e di tipo materiale, però con la carta di questo papa ho come l'idea, allora, per qualcuno se siete in una relazione, ipotesi clandestina, può fare riferimento al matrimonio. Se si tratta di una questione familiare, si tratta di essere riconosciuti dalla famiglia. È una questione, qui lo vedo di, ehm,
sì, di sentirsi riconosciuti, di sentirsi... Sì, perché il Papa è qualcuno che appunto ehm, riconosce davanti a una società intera. Però abbiamo poi anche questo 9 di bastoni ed è interessante perché è spiegato dalla morte e dall'asso di... scusate, e del mago. È un po' come dire, ponete dei limiti. O questo perlomeno è quello che andrete a fare nella seconda settimana di dicembre, perché con la carta della morte si taglia quello che prima con la giustizia al contrario non si riusciva a fare. Ok, tenete presente che anche qui avete un re di spade e anche lui è un re che taglia, taglia quello che non serve, taglia letteralmente le teste delle persone che non ubbidiscono. E qui con la morte si tagliano abitudini, si tagliano modi di pensare, si tagliano dinamiche di comportamento e con il mago si inizia a creare un nuovo tipo di realtà. Andiamo a vedere il cavaliere di spade. Sì, ripeto, qui è come se ci fosse stata una sorta di scelta impulsiva e da lì in avanti si cerca di ripristinare l'equilibrio. Allora abbiamo un 6 di coppe, un 9 di spade e una regina di bastoni. Allora, con il cavaliere di spade è un po' come se ci fosse una sorta di determinazione, velocità anche, mi viene da dire, per quello che riguarda il raggiungimento di un sogno. Ragazzi, è come se si uscisse da un loop mentale grazie a questa morte. Il 9 di spade qui è girato al contrario. Si inizia a ritrovare l'entusiasmo, a ritrovare la determinazione. Probabilmente questa morte lascia indietro questo peso del 5 di spade, tutti i pensieri. Il 5 di spade sono tutte quelle, sia i pensieri che le discussioni fatte solo per aver ragione. Quindi una volta che si lascia stare queste questioni legate all'ego, è come se ci si iniziasse a direzionare con molta più velocità verso quello che è il vostro sogno. Andiamo a vedere il fante di pentacoli. Abbiamo un cavaliere di spade nuovamente, asso di coppe e la luna. Guardate, il messaggio che ho qui, il primo è stato: imparate di nuovo ad amare. Il secondo messaggio è: amate le vostre zone d'ombra, imparate a conoscerle, ad andare dentro le vostre zone d'ombra. Il terzo messaggio, ragazzi, è che torna qualcuno dal passato. Questo ve lo dico perché si inizia col giudizio, si finisce con la luna, c'è anche un 6 di coppe qui. Mm. C'è anche la giustizia, può fare riferimento a qualche questione di tipo karmico. Allora, diciamo che, come vi dicevo appunto, l'energia è: inizia qualche cosa che per qualcuno è determinato da una telefonata, da una notizia che si viene a sapere. Dopodiché c'è come un lavoro per capire chi ha ragione, chi ha torto. Può essere che qualcuno vi richiami dopo tanto tempo, potrebbero esserci delle questioni familiari che un po', diciamo, che che fa venire qualche dubbio. È come se qualcuno cercasse di schierarsi da una parte o dall'altra, ma qui non è importante schierarsi, l'importante è l'obiettivo. Comunque c'è una sorta di lavoro per ripristinare questa energia e dopo questa morte, questo taglio, si parte con il mago, quindi si va verso
il vostro sogno, qui abbiamo un 6 di coppe, si va verso questa persona, potrebbe essere il cavaliere di spade, la persona del passato, ragazzi, per molte persone, anche perché anche qui abbiamo un re di spade, stessa famiglia. Va bene, vi dico, c'è un asso di coppe, quindi potrebbe anche proprio esserci un incontro di tipo, cioè, fisico a tu per tu, non è solo il mi chiama e ricominciamo a sentirci, no? Magari è un caffè insieme, un aperitivo. Più facile l'aperitivo. Va bene, andiamo a vedere ancora un paio di oracoli, amici dello Scorpione. Uh. E qui vediamo la carta della morte, ragazzi. Nuovi inizi, cambi, liberazione, transizione, crescita, fine che porta a nuovi inizi. Poi qui abbiamo, ok, questa carta parla dell'orologio, quindi del fatto di aver bisogno di tempo o di prendere tempo o di essere in tempo. Parla di cicli, qui partiamo con il matto che è un inizio di un nuovo ciclo. Parla anche del fatto che è tempo di risanare, di guarire e parla di progressi, quindi delle cose che vanno avanti. Andiamo a vedere ancora un ultimo messaggio su cui riflettere. Perché mi è difficile fare domande? Che interessante. Potrebbe essere, visto che qui abbiamo un 5 di spade, ragazzi, che qualcuno abbia paura di fare domande perché non è convinto delle risposte. E quindi è come dire, cosa serve? Tanto ha sempre una scusa. Un'altra cosa che mi viene in mente è che magari si ha paura che l'altro possa irrigidirsi, possa chiudersi, possa scappare o possa arrabbiarsi. Un altro motivo ancora è perché avete paura della risposta. Se avete altri motivi, scrivetemelo sotto nei commenti, che è sempre interessante leggerli. Io spero che la lettura vi sia stata d'aiuto, insomma, vi sia stata di ispirazione. Se avete piacere potete mettere like, condividere, commentare, iscrivervi oppure abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!